Benvenuti in un nuovo video. Oggi parleremo di handstop e come si regolano all'interno di Clipper. Io farò questo tutorial con una Voron, ma esattamente gli stessi principi si applicano a quasi tutte le stampanti. Come prima cosa andiamo ad aprire il config della nostra stampante e andiamo a cercare gli X e Y handstop. Sta per X. Temporaneamente mettiamo position mix min a -20. Questa è una, soluzione temporanea che ci servirà per andare in negativo con gli assi. Così una volta raggiunto il punto 00 potremo anche andare a -1, -2 in modo da capire il punto esatto. Sulla X mettiamo la dimensione della nostra stampante, in questo caso 350, e poi andiamo a fare la stessa cosa per la Y. Consiglio anzi anche di stare un po' più bassi rispetto alla dimensione massima. In questo caso io ho imposto la dimensione della macchina. Per start. A questo punto mandiamo la stampante in home. Adesso che abbiamo la stampante in home, controllate anche di avere il piatto livellato col quad gantry oppure Beds Z Tilt o qualsiasi meccanismo che avete di livellamento del piatto. A questo punto ci possiamo muovere nelle coordinate 0, 0 e a questo punto mi abbasso per vedere che distanza ho dall'angolo del piatto. Come vedete non sono allineato e quindi adesso devo trovare il punto giusto di allineamento. E a questo punto posso leggere che la X è 3, mentre invece la Y è -4. Quindi vuol dire che devo guadagnare 4 mm sulla Y e posso ridurre 3 mm sulla X. Quindi torno nel mio config, ecco qua, che sono a 3 mm sulla X. Quindi in realtà questo qua, handstop position, stop position, lo dovrei fare a 3,47. Min position a questo punto lo riporto a 0. Esatto. Mentre sulla Y ho 4 mm in più, quindi handstop position è 3,54 e position max a questo punto deve essere anche lui 3,54. Riporto questo qua a 0 che non ci serve più, è giusto che stia a 0. Salvo, riavvio e controlliamo. Io che ho lo Z handstop con la barrettina in acciaio da centrare, è chiaro che si può essere sfalsata la misurazione e quindi devo anche andare a controllare adesso quando faccio la home che vada a prendere correttamente il perno in acciaio. Quindi riproviamo a fare la home.
Insomma, non ha preso proprio correttamente il punto giusto, ma per il momento non mi interessa dell'asse Z, l'importante è che sia ad un certo livello. Adesso invece voglio controllare di avere sia sulla X che sulla Z le distanze giuste. Quindi qua vado a 10 mm, sulla Y vado a 10 mm, per sbaglio ho agganciato il clicky, adesso lo sgancio. Ok, è rimasto lì. E a questo punto, se io mi abbasso, e vado a 00, dovrei andare nel posto esatto, giusto, corretto. Beh, sono praticamente nel posto corretto, potrei correggere forse di un millimetrino e spostarlo ancora all'interno di un millimetrino, quindi riguadagnare un 1 a sinistra, un 1 a destra e poi andare a faccio così, sposto uno a sinistra, uno a destra e rifaccio. Quindi qua devo sottrarre 1, 3,46. E qua devo sottrarre 1, 3,53. Adesso riprovo a fare la home. E riprovo a muovermi a 0,0. Quindi ci vado per gradi, faccio 5, 5. Mi abbasso. E adesso si vede male, ma sono proprio preciso. A questo punto mi rialzo con la Z e provo anche l'altro angolo. E anche qui si vede male, ma sono preciso. Facendo così ho correttamente configurato gli end stop di X e Y e tutte le altre misurazioni a questo punto verranno corrette. Grazie a tutti, al prossimo video.